Nina mi ha tolto i vetri al trattore, la mattina presto fa un freddo boia. Tagavamo tutti vedere, Nina. Siamo pronti per questo restauro, ristrutturazione? Pronti? Io sono pronta. Ottimo. Il nostro bambino qua uscirà fuori come nuovo dopo questa operazione. Abbiamo in mente alcuni lavoretti da fare attaccati al nostro fantastico Mini Tauro. In realtà abbiamo già iniziato, adesso Nina vi mostrerà tutto quello che ha fatto nei giorni precedenti. Allora, velocemente abbiamo già incominciato, ci siamo procurati delle bombolette, dei RAL del Same proprio, e le abbiamo già provate per vedere che andassero bene, ma questo sarà solo l'ultima cosa. Abbiamo staccato tutti i vetri, che non erano vetri, erano pezzi di plexiglass molto sottili attaccati con del silicone ma in maniera molto grezza. Quindi li abbiamo staccati tutti e adesso praticamente stiamo pulendo tutti i bordini dove c'era il silicone, che è un lavoro da certosini. Pian piano stacchiamo tutto il silicone che è rimasto. Ci siamo procurati del plexiglass, rifaremo tutti i vetri. Poi vabbè, gli abbiamo dato una soffiata generale per pulirlo un po'. E piano piano stiamo aggiustando tutte le piccole cose che vanno aggiustate. Per esempio qui davanti c'era un pezzo di una plastica che avevano messo per chiudere questo buco, noi l'abbiamo rifatto. Poi riverniceremo anche tutte queste parti qua di blu che ci siamo anche procurati. È un lavoro un po' lungo perché prima della verniciatura vogliamo lasciare tutto a posto, tutto carteggiato, tutto pulito, in maniera che poi la vernice aderisca bene, perché sennò rischiamo che a darla sui pezzi che si staccano o sulla sporcizia, su queste cose qua, poi dopo dura pochissimo. Invece vogliamo fare veramente un lavoro ben fatto. Quindi adesso finiamo praticamente tutta la pulizia generale, diciamo così, poi mascheriamo tutto quello che va mascherato con il nastro di carta, poi riverniciamo tutto, rifacciamo i vetri di plexiglass e poi forse alla fine del video ci sarà una piccola chicca con un attrezzo nuovo che attacchiamo e magari andiamo a farci un giro col Mini Tauro restaurato e il nuovo attrezzo. Scappati! Allora, sto provando con l'avvitatore di Bazar Giusto a batteria, questo è parecchio potente, con una punta di ferro. Ho provato anche questa. Non va bene per staccare i pezzi grossi di silicone, però va bene per staccare i pezzettini più piccoli e per pulire, va molto bene per pulire dove c'è la vernice che si stacca un po'. Solo che ci vorrebbe un po' di forza per tenerlo, io ho la forza di un grillo. In questo restauro ci sono anche le grane, ovviamente. Abbiamo una perdita d'olio in un punto. Devo innanzitutto ringraziare Andrea, meccanico di Agribormida, perché stamattina io faccio una foto, gliela mando, gli mando un messaggio vocale, gli chiedo come poter intervenire, perché capiamoci, qua noi abitiamo in un posto dimenticato da Dio, probabilmente, perché se cerchi un elettricista, un idraulico, un meccanico di roba agricola, devi fare chilometri, non c'è mai nessuno. Dobbiamo fare consulenze in questo modo, no? Tra l'altro, se qualcuno ha voglia di fare qualche lavoro può venire a vivere qua e fare l'idraulico, l'elettricista, il meccanico. Ci sarebbero già 50 clienti disponibili. Allora, a parte questo, la perdita d'olio, in questo video mi piacerebbe anche cercare di risolvere questo problema, quindi smontare tutto, farmi guidare dal meccanico e cercare di risolvere il problema. Un'altra cosa molto importante, qui abbiamo un porta attrezzi, porta oggetti, perché sul trattore servono sempre un botto di cose. Adesso qui ci sono martelli, chiavi inglesi, pinze, guanti, insomma tutto quello che ci serve quando siamo a fare lavori in giro lontano dalla cascina, ma questo porta attrezzi è molto piccolo. Allora vorrei costruirne un altro
da applicare in qualche posto che andremo a trovare insieme, e costruirò un nuovo portaattrezzi senza rubare il posto qui alla seduta di Nina di quando andiamo a spasso insieme sul trattore. Una terza cosa mi piacerebbe, sì, ma forse in un altro video dedicato, montare un altro blocco di distributori di olio idraulico tipo questo. Ne vorrei montare un altro perché avremo necessità a breve di utilizzare degli attrezzi che richiedono di più prese idrauliche rispetto a queste due che abbiamo, quindi monteremo anche un nuovo distributore. C'è niente che pulisce meglio del gasolio. A volte per lavare, pulire gli elementi in ferro, una spennellata di gasolio, madonna, torna tutto nuovo. Dunque siamo pronti alla prima verniciatura, abbiamo mascherato tutto quello che c'era da mascherare. Adesso procediamo, lo facciamo con bombolette, questo è acrilico, però ci hanno consigliato, garantito, parola di carrozziere, che con l'acrilico viene un buon lavoro, e quindi proviamo. E fare con gli occhiali. Il vantaggio della bomboletta è che fa tipo un effetto aerografo, per cui risulta molto omogenea, più che una vernice data a pennello. Il difetto è che bisogna stare molto lontano perché altrimenti lei cola. Stando lontano tanta si disperde nell'ambiente e non va dove deve andare, quindi se ne spreca anche tanto. Il risultato comunque è molto buono, cioè rimane un bel lavoro. Ho scoperto un nuovo punto di ingrasso che non avevo ancora mai visto prima. Fornitore ufficiale Bazar Giusto. Andate sul sito a comprare qualsiasi tipo di ricambio che vi serve per attrezzature agricole, da giardinaggio. Numero 1 Alberto di Bazar Giusto. Ogni volta che abbiamo bisogno gli chiediamo qualcosa, ci spedisce alla grande. Opla. Ridare vita alle cose vecchie è una roba che mi piace tantissimo proprio. Gli do un valore a sto trattore, ma non è un valore economico, è un valore di storia, di materiali utilizzati, di dignità, di gente di quell'epoca che costruiva cose perché funzionassero.
e funzionassero bene, durassero nel tempo. Quella generazione di persone lì che costruiva questi trattori li costruiva perché in un certo modo, perché rispecchiava quella società, era solida. Sti trattori sono veramente eterni, progettati per durare all'infinito. Quindi ridargli una vita e una dignità, ridipingendolo, restaurandolo, tenendolo bene, ingrassandolo, sentendo girare il motore nel modo migliore. Cioè, questa è una roba che mi gasa di brutto, e non solo per i trattori, ovviamente. Questa è la prima volta che lo faccio con un trattore, ma in generale anche proprio nella casa, riaver dato vita a una casa in pietra che stava crollando, riaver dato vita a una stalla che per secoli aveva diciamo sostentato famiglie. Tutto questo genere di attività per me è come ridare vita a qualcosa che aveva una dignità e che merita di non essere dimenticato. Questa per me è una cosa nobile che io faccio con una dignità estrema, da custode di una tradizione, custode di un modello di vita che ha permesso di evolversi a milioni se non miliardi di persone sul pianeta. Quindi per me questo vivere in questo modo, facendo queste attività, recuperando questi attrezzi e lavorando in un certo modo, sì, boh, insomma, ho già detto e ridetto, vabbè. Via lo scotch. Bello, eh? Allora, non abbiamo ancora finito tutto, abbiamo solo finito la facciata e c'è ancora qualche piccolo dettaglio e poi ci dedichiamo all'interno e alle due fiancate praticamente, che sono ancora da finire di pulire bene e poi da verniciare. Leo? Sì? Cosa fai dentro alla ruota del Minitauro? Vieni a vedere. Se quelli della Same vedono sto video dovrebbero mandarci, non so, una medaglia. Tu cioccolatini per Natale. Dunque, aggiornamenti sono che abbiamo finito praticamente di dare lo smalto sia fuori che dentro e stiamo facendo gli ultimissimi dettagli, qualche scritta Same che era proprio una sporgenza nel metallo davanti, adesso Leo ve la fa vedere. E poi abbiamo fatto un po' della cabina interna, non siamo riusciti a finirla completamente, è ancora da sistemare. Anche perché oggi c'è un'aria che porta via e dare la bomboletta con l'aria è una cosa impossibile, cioè proprio... Il momento dei vetri. Sì, bel problema. Bel problema perché non si riescono a prendere le misure perché è tutto storto.
Allora, se tu ti metti dietro, io da questa parte qua fai lo la disegno sagoma. della sagoma e poi lo tagliamo tutto intorno 1 centimetro più largo. Ce l'hai? Sì. Non c'è neanche un angolo a 90 gradi da potersi, diciamo, basare di lì e andare avanti, no? Ci siamo procurati questo disco che non avevo mai visto e mai usato. Qui lo consiglia per legno, plastica, fibra di vetro, cartongesso. È un materiale stranissimo, a quanto pare dovrebbe funzionare. Praticamente c'ha sto bordino zigrinato così, che è tutto super irregolare, che in teoria dovrebbe far sì che il plexiglass si taglia, non si spacca, ma si taglia bene. Danno neve a giorni, speriamo di finire prima che nevica, perché vorrei andare a fare la cala col trattore ristrutturato, Far bella figura. No, gente, questo è un disco fuori di testa, ma fighissimo. Questa roba qui da tagliare col flessibile io ho già provato 1000 volte, si sbavava tutto, si crepava, faceva un lavoro di merda. Invece questo disco è una figata assurda. Non mi ricordo di che materiale è. Tac. Leggermente scarso, però vabbè. Dove è scarso? No, no, perfetto. Abbiamo fatto i 2 vetri delle portiere, adesso facciamo i 2 vetri laterali e tagliamo tutto, poi dopo spostiamo il trattore sotto la sua susta e li incolliamo lì, così almeno non subiscono le vibrazioni e non si staccano subito. La settimana che tribolo con sto coso, guarda. Dopo aver cambiato 3 tipi di bulloni diversi, con passo diverso, filetto diverso, eccetera, e dopo averli anche accorciati perché erano troppo lunghi, forse questi funzionano per attaccare questi portaoggetti. Ok, questa era l'ultima cosa in sospeso. Nina all'inizio del video vi ha accennato che forse c'era una sorpresa con un nuovo attrezzo che abbiamo preso per provare attaccato al nostro trattore, ma non è ancora arrivato, quindi anche per questo bisognerà aspettare. Intanto chiudiamo qua il video del restauro del trattore, non prima di avergli lavati i vetri perché non vedo più fuori. Senti come gira, sembra più contento anche lui. L'ultima volta che l'avete visto abbiamo praticamente fatto tutta la fiancata, abbiamo fatto anche i cerchi, abbiamo fatto gran parte dell'interno, abbiamo attaccato i vetri
di plexiglass col silicone, e quindi siamo praticamente a un buon punto, nel senso abbiamo praticamente finito, ha già cambiato faccia notevolmente rispetto a prima. Adesso ovviamente è un periodo dell'anno che lo usiamo poco, e quindi però ci tenevamo a metterlo a posto adesso che avevamo tempo, e poi lui starà parcheggiato sotto la sua susta, e poi sarà bello quando sarà ora di sfalciare, andare nei prati col trattorino tutto ripitturato. Sto arancione è anche in tinta con la trincia della Delex che arriverà e che vi faremo vedere. Abbiamo già anche individuato l'area in cui andare a testarla. Arvezze, alla prossima allora. Con questo sole sembra quasi che fa caldo. No, non fa per niente caldo, stamattina c'era -8, qui è già inverno proprio alla grande. Infatti lui alla mattina a partire non ve l'ho fatto vedere, ma... Oggi Leo... guarda, Oggi stamattina... Aspetta, devo dire una cosa. O così. Stamattina Leo mi ha detto: ah, sono andato a accendere il trattorino, l'ho messo un po' al sole. Se per quello gli metto anche la coperta la sera sul motore prima di andare a dormire. Gli mette la coperta, la mattina lo mette al sole, praticamente lo tratti meglio delle tue vacche, Leo. Diciamo che con queste temperature al mattino, -8, questo trattorino c'ha la stessa voglia di partire di quella che c'hai tu di alzarti dal letto. Non lo dico neanche, ve lo faccio solo vedere. Arvezze! Arvezze!